Ti sei mai chiesto come mai non riesci a registrare un video per YouTube o un video podcast dall'inizio alla fine senza commettere neanche un errore? Negli ultimi 5 anni, durante i miei corsi di formazione, nei quali appunto lavoravo con content creator o aspiranti tali, ho visto il ripetersi di tutta una serie di errori dei quali voglio parlarti oggi. Quindi in questo video preparati, perché voglio raccontarti in forma ovviamente molto più veloce, molto più breve rispetto al corso di formazione, come ho aiutato circa 500 persone, forse qualcuna in più, a riuscire a realizzare dei video podcast o dei video per YouTube senza commettere neanche un errore. Come ti raccontavo nell'introduzione, in questo video voglio parlarti di come utilizzare la macchina fotografica o lo smartphone o l'action cam, insomma quello che ti pare. Adesso io qui con me ho una macchina fotografica sulla scrivania, ma fai conto che io stia parlando anche di uno smartphone o di una action cam. Il discorso non cambia. Ti farò una carrellata di errori che dal mio punto di vista impediscono chi vuole diventare un content creator, chi vuole creare appunto video, podcast, commette, e questi errori impediscono il successo del singolo video, addirittura fanno sì che la persona decida di smettere di provarci perché tanto non è in grado. Ovviamente tutti possono farlo e in questo video ti racconto appunto come farlo. Ok, allora procediamo con questo elenco di errori. Ovviamente te li metto non in ordine di importanza, ma come mi vengono in mente. La prima cosa che voglio raccontarti, appunto il primo errore, è pensare alla videocamera come un oggetto. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa videocamera è sì un oggetto, ma ti serve per farti vedere dalle persone. Che cosa vuol dire questo? Che quando togliamo l'apribottiglia, stavo dicendo, togliamo il copriobiettivo. E quando guardi nell'obiettivo, tu stai parlando alle persone. Quindi è vero che questo è un oggetto, ma questo oggetto rappresenta le persone e rappresenta singolarmente una persona alla volta. Quindi non pensare a questo come «Oh mio Dio, devo parlare alla telecamera», ma devo parlare alle persone. Non so se questo ti rende più difficile o più facile il compito, ma questo non è un oggetto. Questo rappresenta il tuo ascoltatore tipo o il tuo follower tipo, il tuo abbonato, iscritto tipo. Non è un oggetto. Un altro errore che vedo tantissime volte commettere è quello di guardare non nell'obiettivo, ok, questa volta ho detto obiettivo, non apri bottiglie, non guardare nell'obiettivo, ma guardare nello schermo. Ora, questa macchina fotografica ha lo schermo in alto, ce ne sono alcune che ce l'hanno di lato, non importa. Se stai usando il tuo smartphone, ad esempio, e lo stai usando dal lato frontale, quando ti filmi in questo modo, potresti guardare non nell'obiettivo, che è quel piccolo pallino che c'è davanti, ma guardare lo schermo grande, appunto, dove ci sei tu, e quindi ti puoi vedere meglio. Ecco, questo è un grandissimo errore, perché ti ricordi che cosa ti ho detto nel punto precedente? Questo qui non è un oggetto, ma rappresenta il tuo ideal tipo, ok? La persona che ti ascolta, il tuo ascoltatore medio o visualizzatore medio, se parliamo di YouTube, podcast, quello che ti pare. Devi stabilire un contatto visivo, quindi devi guardare, i tuoi occhi devono andare qui, perché in questo momento, guarda, adesso io sto guardando nello schermo, mi sto guardando nello schermo e non sto guardando nell'obiettivo. Adesso guardo nell'obiettivo. Vedi come è diverso? Per carità, probabilmente a volte è impercettibile, soprattutto quando la macchina fotografica o il telefono è a distanza, ma ti assicuro che le persone se ne accorgono, quindi è fondamentale mantenere un contatto visivo. Una cosa che potresti fare è quella di chiudere lo schermo. Nel momento in cui ti sei messo in posa, va bene, l'inquadratura, il framing è completo, eccetera, chiudi e parla. In questo modo sei sicuro di guardare l'unica cosa che puoi guardare, ovvero l'obiettivo oppure il telefono, quello che sia. Un altro errore, pesante. Un altro errore che vedo spesso commettere è quello di voler dire tutto in una sola puntata del podcast o tutto in un solo video per YouTube. Sì, mi rendo conto che la tentazione è forte, ma non devi fare un solo video nella tua vita, non devi fare un solo podcast nella tua vita, ne devi fare diversi. Quindi la cosa fondamentale che io ti consiglio è quella di suddividere le puntate. Hai in mente un argomento? Hai in mente un macro argomento? Perfetto, suddividilo in tanti argomenti. Ognuno di questi argomenti lo puoi spezzettare in puntate. In questo modo sai esattamente cosa dire
in quel singolo episodio, in quella singola puntata, senza bruciarti tutto un anno di programmazione in un singolo video, perché vai a braccio, vai a ruota libera, sei emozionato o emozionata e quindi ti bruci tutti i contenuti che potresti fare invece in un arco di tempo molto più ampio. L'errore precedente ovviamente richiama questo errore che ti sto per raccontare, non avere un copione. Cosa vuol dire? Vuol dire che io sono contro lo scrivere tutto e leggere, perché non è proprio il massimo, si sente che stai leggendo. Ma se tu prepari un elenco di touch point, quindi in ordine ovviamente cronologico possiamo dire, quindi la prima cosa è salutare le persone, quindi devi già sapere come salutare. Poi il secondo punto, sto andando a braccio, il secondo punto potrebbe essere l'introduzione del tema della puntata. Poi il terzo punto potrebbe essere la sigla. Il quarto punto potrebbe essere lo sviscerare il tema. Il quinto punto potrebbe essere un approfondimento, un collegamento esterno, quello che ti pare. Il sesto punto potrebbe essere il rimando alla prossima puntata. Il settimo punto potrebbe essere come restare in contatto con te. L'ottavo punto potrebbe essere il saluto. Ora, l'ho detta al volo. Può essere realistico, potresti farlo esattamente così, potresti modificarlo. Ecco, se ogni tua puntata ha un copione preciso, copione che cosa significa? Come ti raccontavo prima, un elenco di touch point. Quindi sai che devi parlare prima di quello, poi parlerai, però sai che subito dopo c'è quell'altro punto. E quindi non apri parentesi infinite e non parlerai soprattutto per ore intere. Un altro errore che vedo spesso fare è quello di scegliere location difficili. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se tu scegli una stanza, facciamo un esempio, piena di finestre, bellissimo perché entra un sacco di luce, da gestire potrebbe essere complesso. Sì, potresti isolare tutto con delle tende, dovresti illuminare bene, diventa complesso. Quindi cerca di scegliere delle location dove fare appunto video, che possono essere video podcast, video per YouTube, quello che ti pare. Cerca di scegliere delle location che puoi gestire in maniera molto semplice. Questa location qui, io, come sai, se mi segui, ho cambiato 1000 volte disposizione dei mobili, di tutto. Ha un finestrone gigante qui sul mio lato. Ok, ho dovuto trovare una tenda particolarmente spessa, fonoisolante, poi ci sono dei pannelli sul vetro. Insomma, perché? Perché c'è una strada giù, passano parecchie macchine e ci sono anche dei locali. Ok, tutte le difficoltà, tutte io le ho scelte. E del resto le sfide, no? Sono quello che ti fa migliorare. Ok, c'è gente, c'è confusione. Benissimo, non è proprio la location migliore in assoluto. Quindi scegliere location rumorose, location troppo grandi, location troppo piccole, location troppo illuminate, poco illuminate, così via, potrebbe essere un errore. Ovvio, se hai solo quella, punto. Puoi provare a risolvere alcuni piccoli problemi, certo risolverli tutti comporterebbe spese eccessive, risorse in termini di tempo e quindi diventa complesso. Quindi se puoi scegliere, cerca di scegliere una location facile da gestire. Non ho parlato ancora di audio finora, ma location troppo grandi, con il soffitto troppo alto, come in questo studio, eccetera, possono darti molti problemi di riverbero. Stanze un po' più piccole, con i muri sfalsati, eccetera, possono magari, trattate nel giusto modo, darti meno problemi da un punto di vista audio. Quindi, come vedi, la scelta della location non è che dici, ok, qua, a caso, ti bendi, dici, mettiamo il cavalletto qui, la macchina fotografica qui, io mi metto qui, riprendiamo. No, non è assolutamente così. Un altro errore che vedo spesso fare è quello di restare immobili. Come vedi, io gesticolo tanto, mi muovo tanto, non riesco, anzi per me star fermo su uno sgabello è veramente complesso. Quando faccio eventi e quindi parlo a un pubblico o faccio corsi di formazione dal vivo, io mi muovo in continuazione. Tempo fa comprai un puntatore laser, detto anche presenter, e lo scelsi con una portata enorme. Era il presenter più fico che c'era sul mercato. Perché? Perché mi muovo. E quindi quando immagina questa sala molto grande con dei tavoli disposti a quadrato al centro, tutte le persone al centro, e io mi muovevo intorno, giravo tra i tavoli, giravo tra le persone e quindi avevo bisogno di un presenter che mi desse ovviamente questa opportunità. Quando sono su un palco mi muovo, mi giro, non riesco a star fermo. Star fermo così e parlare potrebbe essere noioso, soprattutto se non sai parlare davanti a una videocamera, soprattutto se non gestisci bene il volume della tua voce, quindi star fermo così o come ti pare è veramente pesante da vedere. Quindi questo è un errore forse meno grave rispetto a tanti altri, ma ricordiamoci che tu devi comunicare e comunicare lo puoi fare attraverso te, quindi la voce, i gesti, l'abbigliamento, la fisionomia, tutto quello che ti pare.
Quindi restar fermo dà l'idea ovviamente di poca dinamicità, ma dal mio punto di vista non dà neanche tutta questa idea di professionalità, perché se vuoi far video, podcast, YouTube, quello che sia, devi studiare e nessuno ti insegna a star fermo. Collegato all'errore precedente c'è quello di non curare la postura e il linguaggio del corpo. Sappiamo che quando, ne ho già parlato in altri video in realtà, quando noi ci muoviamo, ecco, il movimento delle mani, ti faccio un esempio, dovrebbe accompagnare quello che stiamo dicendo. Quindi non solo se diciamo punto numero 1, numero 2, numero 3, ecco, questo gesto accompagna, ma è anche una questione di veicolare un messaggio che sia coerente tra verbale e non verbale. Ok? Anche la postura, se noi stiamo storti o così o in altri modi, o se siamo all'impiedi ancora peggio, se non abbiamo una postura corretta, non comunichiamo nel modo corretto. Possono sembrare, lo so, probabilmente possono sembrare banalità. Dici, guarda Ale, che cosa sta andando a pensare, ma chi se ne frega. Figurati se le persone lo noteranno. Ti assicuro che lo notano, perché molti segnali che noi inviamo, perché lo sai che qualsiasi cosa facciamo o non facciamo, noi comunichiamo. Ecco, tutti i segnali che noi inviamo vengono recepiti dalle persone, alcuni, quelli magari positivi o quelli neutri. Ok, quelli negativi restano fissi, restano lì, danno alla persona che ti sta guardando, che sta fruendo il tuo contenuto, un senso di sgradevolezza, un senso di... sì, bello, ma ti assicuro che funziona così perché il nostro cervello funziona così. E non lo dico io, ovviamente puoi leggere su qualsiasi libro che tratta l'argomento, di persone sicuramente molto più affermate di me su quell'argomento, ok? Quindi mi raccomando, la postura e il linguaggio del corpo. Un altro errore è quello di non considerare la voce, ritmo, tono e velocità. Ne ho già parlato in un altro video, ma mi fa piacere raccontartelo perché questo è un altro errore. Quando le persone parlano monotono, ok? Quindi dall'inizio alla fine con questo tono io ti sto raccontando qualcosa, bla 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 bla. Che noia! No, non ci sono alti e bassi. Senti io come sto gestendo la voce, ma non perché io sia particolarmente bravo, semplicemente perché sono allenato, perché faccio questo da diversi anni e insegno questo, ok? Quindi una voce che la alzi e la abbassi per enfatizzare alcuni elementi è sicuramente una cosa molto interessante perché arriva un messaggio molto più diretto alle persone, più semplice da decodificare. Un'altra cosa ancora, la velocità. Se io parlassi molto veloce tu non capiresti niente, probabilmente diresti che questo video non funziona. Oppure, se io parlassi molto lentamente, probabilmente ti annoieresti. Tra l'altro c'è un tipo che ho guardato, ovviamente non ti dico chi è, come si chiama, ma c'è un tipo che seguivo, poi ho smesso perché non ce la facevo più, e lui parlava veramente così. Adesso ti racconto questo. Ma lo faceva apposta, ovviamente, perché nessuno può parlare così lento. Lui lo faceva apposta per darsi un tono, evidentemente, perché, guarda, era pazzesco. Cioè, dopo un po'... sai, io stavo lì a dire, dai, ascoltavo a 2x, perché a 2x era la velocità normale. Chiusa parentesi. Quindi ritmo, tono e velocità sono fondamentali per dare un messaggio che sia più dinamico e quindi le persone ti seguiranno sicuramente di più. Un altro errore gigantesco è quello di ignorare il feedback del pubblico. Soprattutto su YouTube le persone sono abituate a commentare e spesso ti danno dei feedback che sono veramente importanti. Ti danno dei feedback dove per esempio ti dicono bella questa cosa ma avresti potuto far questo, oppure perché non fai anche questo, oppure mi è piaciuta questa cosa, oppure questa cosa non mi è piaciuta tanto, non sono troppo d'accordo, sì sono d'accordo. Ti stanno dando dei feedback e quei feedback sono oro perché sono gratis. A noi le cose gratis ci piacciono, sono gratis e ti permettono di migliorare, quindi non sottovalutare i feedback. Io vedo tantissimi, soprattutto su YouTube, dove i video hanno un sacco di commenti e la persona che fa il video non si degna di commentare. Dal mio punto di vista è veramente una mancanza proprio di coerenza, perché se fai dei video
li fai su YouTube perché vuoi che le persone commentino, no? Per interazione. Loro commentano e tu non rispondi. Ma qualcuno mi può dire sì, ma loro sono fighi, eccetera. No, non è questione di essere fighi. È questione che sei... non te ne freghi troppo delle persone. Io prima di commentare un video, sai cosa faccio? Vado a vedere, sotto quel video che mi interessa, se alle domande delle persone l'autore del video ha commentato. Magari certo, se hai 1000 messaggi, probabilmente non riesci a rispondere a tutti e 1000. Però voglio vedere se soprattutto alle domande tu riesci a rispondere. E quando le persone mi rispondono, io sono contento. Ma non perché hanno risposto a me, perché vuol dire che ci tengono per il loro pubblico. Se vedi, io rispondo a tutti. Tranne qualche volta perché YouTube mi nasconde dei messaggi, me li mette in coda d'approvazione. Non so perché. A volte quando si digitano male delle parole o altri fatti, noto che YouTube li butta in coda di moderazione e io devo andare lì apposta, ci vado una volta ogni tanto perché mi dimentico e quindi approvo il messaggio e rispondo. Quindi se non ho risposto a un tuo commento, perdonami, ma YouTube ha deciso che lo doveva mettere lì e quindi ci vuole un po' di tempo. Un altro errore è quello di non fare abbastanza pratica. Non mi stancherò mai di ripetere che è fondamentale, visto che noi abbiamo tutti questo oggetto, un telefono, a prescindere che sia vecchio di 20 anni, ovviamente no, 20 anni, però questo qui è un iPhone 12, che non cambierò mai perché, anzi, forse lo cambierò per prendere un telefono, sai, quei vecchi Nokia? Ecco, ma questa è un'altra storia e trovi un video dove ti racconto questo. Questo qui è un iPhone 12, vecchio, molto vecchio, no? Ok, a me non interessa, però questo telefono funziona benissimo perché mi permette di registrarmi audio e video. Che cosa voglio dire? Quando ti ho detto prima che l'errore è non fare abbastanza pratica, con un telefono del genere puoi registrarti audio e video, riguardarti e capire quello che ti ho detto finora, il tono, il timbro, la velocità, la gestualità, la postura, tutto. Puoi vedere tutto. Questo video non lo devi pubblicare, lo guardi tu. Studi te stesso, poi lo butti questo video, ne fai un altro e lo ristudi per vedere i miglioramenti, per vedere, puoi prendere appunti, vedere se sei migliorato o meno, gratis, perché anche se, ripeto, hai un telefono di non so quanti anni ha questo, non me ne frega niente, sarà vecchio, probabilmente 4-5 anni, non lo so, anche se hai un telefono di 4-5 anni, usalo perché gratuitamente ti puoi registrare, anche se la qualità audio e video fa schifo, chi se ne frega, ti devi guardare tu e devi capire, devi analizzare quello che stai guardando per migliorare la prossima volta. In ultimo, il più grande errore che io vedo fare, che è da un certo punto di vista complesso da correggere durante i miei corsi di formazione, è quello di non essere se stessi. Quando si accende la videocamera si diventa diversi, si prova, attenzione, a diventare diversi. In realtà nessuno, a meno che non sei un attore hollywoodiano famosissimo che riesce a interpretare ruoli in maniera egregia, ok, ma se sei un attore hollywoodiano probabilmente non stai guardando i miei video, non sei il mio pubblico. Ok, ti dicevo, se sei te stesso, ma anche su questo argomento trovi dei video, mi rendo conto che ho fatto video su qualsiasi argomento, le persone se ne accorgono se non sei te stesso, perché non riesci a essere coerente nel non essere te stesso in tutti i tuoi video. Se sei una persona chiusa e vuoi fare il simpatico nei tuoi video, le persone se ne accorgono. Se sei una persona, non lo so, logorroica e nei tuoi video vuoi essere sintetico, le persone se ne accorgono. Se sei una persona polemica nei tuoi video, le persone se ne accorgono quando provi a non esserlo. Devi essere te stesso, ma devi essere, ecco, diciamolo meglio, la versione migliore di te stesso, ok? La versione migliore di te stesso. Quindi non devi fingere di essere diverso, ma devi mostrare alle persone il tuo lato migliore, che comunque è tuo. Ok, non stai fingendo, ripeto, perché non voglio che passi questo messaggio. Tu sei, hai presente Uno, Nessuno e 100.000 di Pirandello, no? No? Leggilo, per favore, è uno dei grandi classici che vanno letti. Comunque ti dicevo, tu sei tanti lati, hai tanti aspetti, tante facce. Ecco, mostra quella migliore, che è comunque tua, nei tuoi video. Spero che questo video, che mi sono reso conto essere lunghissimo, ma ci tenevo a raccontarti tutti gli errori, ovviamente ce ne sono anche altri e questi errori adesso li ho sviscerati in maniera molto veloce, ma di solito lo faccio in un corso di formazione che dura diverse ore, ok? E alla fine ti assicuro che tutti, anzi facciamo il 90% perché alcuni sono decoccio, come dicono a Roma, la maggior parte delle persone riesce a comprendere questi errori e a migliorare fin da subito, ok? Puoi farlo anche tu, va bene?
Se hai dubbi, domande o curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, alla prossima settimana!